volta terminati tutti i pezzi posso cucire la testolina. E cosa faccio? Prendo un orecchio, lo piego a metà, metto la metà dell'orecchio in corrispondenza della metà della testa. Una volta fatto questo, dal centro della testa conto 3 punti bassi, vedete? Dal centro della testa conto 1, 2, 3 punti bassi, poi centro e 1, 2, 3 punti bassi. E poi cosa faccio? Con l'ago che ho inserito sul filo lasciato in sospeso dell'orecchio, entro sulla testa e faccio passare il filo in questo modo, e poi entro sul corrispondente punto dell'orecchio e lo prendo intero, quindi prendo tutte e due le asoline del punto e tiro il filo. Poi semplicemente entro nel punto successivo della testa e tiro il filo, ed entro nel punto successivo dell'orecchio e tiro il filo, e semplicemente continuo a cucire così tutto il resto dell'orecchio. Quindi entro nel punto successivo della testa, tiro il filo, e poi entro nel corrispondente punto dell'orecchio e tiro il filo. Quindi, come potete vedere, è veramente molto semplice cucire l'orecchio, bisogna soltanto fare attenzione a prendere tutti i punti e non saltare nessun punto. Quindi entro una volta sulla testa e faccio passare il filo, poi entro nel corrispondente punto dell'orecchio e faccio passare il filo. Poi mi raccomando, mano a mano che cucite l'orecchio, controllate che sia sempre ben allineato con il centro della testa e che non si sia spostato. Quindi una volta entro nella testa e faccio passare il filo, e una volta entro nel corrispondente punto dell'orecchio e faccio passare il filo. Di tanto in tanto sistemo l'orecchio e controllo che non si sia spostato. Una volta arrivata all'incirca a metà orecchio, inserisco un pochino di ovata per non far rimanere l'orecchio piatto. Mi raccomando, non ne inserite né troppa né troppo poca, vi dovete regolare. Una volta inserita l'ovatta, continuo a cucire l'orecchio proprio come vi ho fatto vedere. Io adesso vado avanti e ci rivediamo quando sono arrivata alla fine. Allora, come potete vedere, ho cucito tutto il resto dell'orecchio proprio come vi ho fatto vedere. Adesso cosa faccio? Vado a ripassare tutta la cucitura in modo tale da renderla più carina esteticamente. Quindi cosa faccio? Semplicemente entro in questo modo con l'ago e faccio passare il filo, e in questo modo vado a rifinire tutta la cucitura. Quindi ripeto questo passaggio per tutto il resto dell'orecchio e poi vi faccio vedere come terminare la cucitura. Logicamente nello stesso identico modo andrò a cucire anche l'altro orecchio. Come potete vedere io già l'ho cucito e questo poi è l'effetto finale. Poi se non vi dovesse piacere questo metodo per cucire, potete sempre utilizzare il vostro o
comunque adattarlo diciamo alle vostre esigenze. Allora, una volta ripassato tutto l'orecchio, controllo come è venuto, se c'è qualche altro punto da ripassare. Quindi, dove ho ritenuto necessario, ho ripassato 2 volte la cucitura. Una volta soddisfatta, faccio un piccolo nodino. Mi raccomando, non lo fate troppo lontano dalla fine della cucitura. E una volta fatto il nodino, inserisco l'ago all'interno della testa, tiro il filo, così ho nascosto il filo e il nodino, e poi semplicemente taglio l'eccesso e questa parte è completata. Allora, adesso vi spiego come cucire gli occhi ed il naso. Allora, prendo sempre in considerazione il centro della testolina e scendo giù fino al centro più o meno della faccia ed inserisco un ago come punto di riferimento. Poi conto 4 punti bassi e nel quinto inserisco un occhio. Poi conto 4 anche dall'altro lato ed inserisco nel quinto l'altro occhio. Li blocco con uno spillo. Poi considerando sempre il punto di riferimento, ossia dove ho messo l'ago, inserisco anche il nasino che deve stare più o meno un punto basso prima della fine dell'occhio e al centro tra i due occhi. Allora, considerate che dal primo punto dove ho messo il naso alla fine della testa devono rimanere 13 righe. Quindi più o meno questo è il modo in cui calcolare come mettere gli occhi ed il naso e poi posso iniziare a cucire. Inserisco l'ago nel filo lasciato in sospeso dell'occhio e vado a cucire l'occhio proprio come ho fatto con l'orecchio. Quindi una volta entro nella testa e tiro il filo e una volta entro nel corrispondente punto dell'occhio e tiro il filo. Poi entro nel punto successivo della testa e tiro il filo, in questo modo. Poi entro nel corrispondente punto dell'occhio e faccio passare il filo. Quindi, come potete vedere, cucire le varie parti è veramente molto semplice, ci vuole soltanto un pochino di pazienza. Una volta poi assicurato l'orecchio,
scusate, l'occhio, posso togliere lo spillo e continuare la cucitura. Poi, nel caso in cui non volete perdere tutto questo tempo, potete sempre realizzare gli occhi, il naso con del feltro e magari incollarli direttamente sulla faccia. Io sinceramente preferisco realizzare tutto in cotone e cucire in modo tale da avere la sicurezza che poi i vari pezzi non si stacchino. Ok, una volta cucito tutto l'occhio, quindi mi raccomando assicuratevi di non aver saltato alcun punto, cosa faccio? Vado a ripassare tutta la cucitura come ho fatto con l'orecchio in modo tale da definire bene il tutto ed avere un lavoro pulito. Quindi entro in questo modo e faccio passare il filo. E ripeto questo passaggio per tutto il resto dell'occhio. Ok, una volta ripassato tutto l'occhio e quindi rifinita tutta la cucitura, cosa faccio? Semplicemente do un nodino, mi raccomando, non lo fate troppo lontano dalla fine della cucitura. Semplicemente poi inserisco l'ago all'interno della testa e taglio il filo in eccesso. Quindi questo passaggio è veramente molto semplice. Poi nello stesso identico modo andrò a cucire anche l'altro occhio ed il nasino. Quindi non vi faccio vedere le varie cuciture perché il passaggio è sempre lo stesso e noi ci rivediamo direttamente quando ho terminato di cucire il tutto, così vi spiego come realizzare i baffi del pupazzetto. Allora, adesso vi spiego come realizzare i baffi. Come potete vedere io da una parte già li ho realizzati, adesso inserisco l'ago nella parte dietro della testa e partendo dall'occhio conto 8 punti bassi. Io devo fare uscire l'ago proprio nell'8º punto basso. Per la precisione alla fine dell'8º punto basso e lo devo far uscire più o meno qui nella riga proprio iniziale dell'occhio. Quindi considerate che dall'inizio dell'occhio devo scendere di una riga e poi
mi devo spostare di 8 punti bassi. Quindi una volta fatto uscire l'ago, in questo modo, mi raccomando, fate un nodino alla fine del filo in modo tale da bloccare poi il ricamo. E adesso cosa faccio? Vado a disegnare questo primo baffo, quindi dall'inizio dell'occhio salto 3 punti bassi ed inserisco l'ago in questo modo, poi vado dritta e salto 2 righe di punti bassi e faccio uscire fuori l'ago in questo modo. Vedete? E tiro il filo ed ecco qui il primo baffetto è pronto. Quindi in totale il baffo ha una lunghezza di 5 punti bassi, dall'occhio ne mancano 3. Poi il secondo baffo si trova a 2 righe di punti bassi rispetto a dove è uscito il filo. Adesso semplicemente vado dritta per dritta, conto sempre 5 punti bassi e faccio uscire l'ago 3 righe sotto in questo modo. Adesso termino l'ultimo baffo e cosa faccio? Esco 2 righe sotto la parte iniziale in questo modo e faccio uscire il filo di fuori dalla parte esterna della testa. Adesso faccio un piccolo nodino cerco di fare il nodino il più vicino possibile alla testolina e taglio il filo. Poi con l'aiuto dell'uncinetto oppure dell'ago inserisco questo nodino all'interno della testa in questo modo. Poi nello stesso identico modo vado a disegnare anche gli altri baffi. Come potete vedere i miei sono già pronti e questo è il risultato. Allora adesso vi spiego come cucire il fiocchetto. Allora, come potete vedere ho preso la parte lunga e cosa faccio? Vado a nascondere il filo in questo modo fino ad arrivare all'incirca a metà della riga. Quindi entro attraverso le linguette dei vari punti bassi e faccio camminare il filo. Una volta arrivata al centro della riga, cosa faccio? Inserisco l'ago in questo modo, quindi entro prendendo alcuni punti sul lago in modo tale da formare, diciamo, una sorta di imbastitura e tiro il filo. In questo modo la riga si piega nel centro e ottengo la forma del fiocchetto. Una volta terminato questo passaggio, sistemo bene il tutto. Questa parte deve rimanere piegata, quindi non vi preoccupate. Cosa faccio? Vado a passare il filo attorno a questa imbastitura che ho fatto con l'ago in modo tale da stringere bene la parte centrale. Una volta stretto bene il centro, giro il fiocchetto dalla parte del rovescio e blocco il tutto con qualche nodino. Così.
Una volta fatto questo, taglio il filo e la prima parte del fiocchetto è pronta. Adesso prendo il cerchietto, che vi ho già fatto vedere nel video precedente come realizzare e cosa faccio? Semplicemente lo, metto qui al centro del fiocco dove ho attorcigliato il filo e lo vado a cucire al fiocco. E cosa faccio? Semplicemente inserisco l'ago una volta sul cerchietto e passo anche attraverso il retro del fiocco e una volta entro dal retro del fiocco e passo attraverso anche il cerchio e semplicemente continuo così punto su punto fino a cucire tutta la parte centrale. Quindi è un passaggio veramente molto facile. Ok, allora una volta assicurato il centro al restante fiocchetto, non mi resta altro che cucire il fiocco alla testa. Quindi non taglio il filo, ma lo uso per cucire il fiocco alla testa. Quindi prendo la testolina, metto il fiocchetto qui all'altezza della cucitura dell'orecchio e proprio come ho fatto per l'orecchio vado a cucire il fiocco. Quindi una volta entro sull'orecchio e tiro il filo, una volta entro sul fiocco e tiro il filo. Cucio soltanto la parte centrale. Ok, una volta cucito tutto, controllo se il fiocchetto rimane fermo, sempre solo nella parte centrale, le altre due parti rimangono libere. E cosa faccio? Vado a ripassare, come ho fatto anche per le altre parti, la cucitura in modo tale da rendere il lavoro più pulito. Adesso blocco il tutto con un nodino,
Faccio passare l'ago attraverso la testa e taglio il filo. Poi sistemo bene tutto, in modo tale da non far vedere eventuali fili, e la testa è terminata. Adesso vi spiego come realizzare il corpo. Prendo il filato bianco, prendo sempre l'uncinetto 1,5 e realizzo un cerchio magico. Una volta formata questa X, inserisco l'uncinetto in questo modo e blocco il tutto con una catenella ed ecco pronto il cerchio magico. Adesso al suo interno vado a lavorare 8 punti bassi. Un punto basso, prendo un marcapunto e segno questo punto. E adesso vado a lavorare sempre all'interno del cerchio magico altri 7 punti bassi. Una volta lavorati gli 8 punti bassi posso stringere il cerchio magico. Adesso continuo la lavorazione lavorando a spirale, quindi tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto basso. Poi prendo il marcapunto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il nuovo giro. Adesso rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto basso. In questo modo ho lavorato un aumento di punti bassi. Poi entro nel punto successivo e lavoro un nuovo aumento, ossia 2 punti bassi nello stesso punto. Entro nel punto successivo e lavoro un aumento. E mi raccomando, nel frattempo metto il filo iniziale del cerchio magico in orizzontale per poterlo nascondere e semplicemente per ogni punto sottostante lavoro un aumento per tutto il resto del giro. Quindi se ad inizio giro avevo un totale di 8 punti bassi, alla fine di questo giro dovrò avere un totale di 16 punti bassi. Allora, come potete vedere ho terminato questo giro di aumenti e sono arrivata ad un totale di 16 punti bassi. Adesso cosa faccio? Taglio questo filo in eccesso che ormai ho nascosto e non mi serve più, poi tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto basso. Poi prendo il marcapunto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio nuovo giro. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un aumento, ossia 2 punti bassi nello stesso punto. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un aumento. E semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto del giro, ossia alterno un punto basso ed un aumento, un punto basso ed un aumento. E se ad inizio giro avevo un totale di 16 punti bassi, alla fine di questo giro avrò un totale di 24 punti bassi. Noi ci rivediamo qui per vedere come continuare la lavorazione. Allora, come potete vedere ho terminato anche questo giro da un totale di 24 punti bassi. Adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto basso. Poi prendo il marcapunto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio nuovo giro. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso.
entro nel punto successivo e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto basso. Devo lavorare sempre 24 punti bassi. Poi, una volta terminato il giro, lavoro nello stesso identico modo altri 3 giri. Quindi in totale devo lavorare 4 giri di punto su punto a punto basso ed avere sempre un totale di 24 punti bassi. Noi ci rivediamo quando ho terminato i giri. Allora, come potete vedere, ho terminato i 4 giri di punto su punto a punto basso e questo è il risultato. Quindi dall'inizio ho lavorato un totale di 7 giri. Adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto bassissimo. Entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo, entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo. Adesso prendo la forbice e taglio il filo. Non ne taglio tanto lo nascondo durante il prossimo giro. E una volta tagliato il filo, questo è il risultato. Nello stesso identico modo andrò a realizzare un altro pezzo, così ottengo le 2 gambe del pupazzo. Adesso cosa faccio? Prendo il cotone rosso, mi raccomando sempre numero 8, e realizzo un cappietto. Poi inserisco l'uncinetto all'interno di questo cappietto, stingo bene il filo e cosa faccio? Riprendo la parte bianca, entro qui dove ho lavorato l'ultimo punto bassissimo, metto in orizzontale il filo bianco e cosa faccio? Tiro il filo, mi rimangono 2 asoline sull'uncinetto, metto questo filo iniziale in questo modo in modo tale da bloccarlo e chiudo le 2 asoline. In questo modo ho lavorato un punto basso e ho anche agganciato il nuovo colore. Adesso prendo il marcapunto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il nuovo giro. E cosa faccio? Metto questi 2 fili in orizzontale per nasconderli, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Punto successivo, lavoro un nuovo punto basso. Semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto basso. Devo lavorare sempre 24 punti bassi. Io adesso vado avanti e noi ci rivediamo qui per vedere come continuare. Questo stesso passaggio lo ripeterò anche per l'altra gamba. Allora, come potete vedere, ho lavorato tutti e 24 i punti bassi. Adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto bassissimo. Poi lavoro una catenella di sicurezza e taglio il filo. Nello stesso identico modo andrò a realizzare anche l'altro giro dell'altra gamba, ma noi ci rivediamo a questo punto così vi faccio vedere come unire le 2 gambe. Allora, come potete vedere, ho lavorato anche l'altra gamba e ho appena finito di lavorare i 24 punti bassi. Adesso cosa faccio? Proprio come ho fatto per l'altra gamba, entro qui dove ho il primo punto basso e lavoro un punto bassissimo. Adesso, a differenza di prima, non taglio il filo, ma cosa faccio? Prendo l'altra gamba, entro qui dove prima ho chiuso il giro e lavoro un punto basso. Mi raccomando, non lo lavorate troppo largo perché altrimenti poi rimane un buco. Allora, una volta lavorato il punto basso, prendo il marcapunto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio nuovo giro. Adesso metto in orizzontale questo filo in modo tale da nasconderlo e entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare punto su punto a punto basso tutto il resto del giro. Io adesso vado avanti e ci rivediamo quando ho terminato di lavorare i 24 punti, così vi faccio vedere come lavorare l'altra gamba.
Allora, come potete vedere ho lavorato i 24 punti, anzi per la precisione ne ho lavorati 22, adesso lavoro il 23esimo e il 24esimo e questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Semplicemente entro nel primo punto disponibile dell'altra gamba e lavoro un punto basso. Questo punto lo riconoscete perché proprio prima c'è il punto lavorato all'inizio, quello segnato con il marcapunto. Poi, una volta lavorato questo punto, semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della gambina, punto su punto a punto basso. Devo lavorare altri 24 punti bassi, quindi in totale alla fine del giro devo avere 48 punti bassi. Io adesso vado avanti, noi ci rivediamo quando sono arrivata qui, così vi faccio vedere come continuare. Allora, come potete vedere, ho continuato a lavorare tutto il resto della gamba punto su punto e sono arrivata qui al 48esimo punto. Adesso cosa faccio? Inizio il nuovo giro, quindi tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro il primo punto basso. Poi prendo il marcapunto e segno questo punto. Adesso semplicemente continuo a lavorare punto su punto fino ad arrivare ad un totale di 6 punti bassi. Quindi più quello iniziale lavoro 7 punti bassi, quindi punto successivo, secondo punto, punto successivo, terzo punto, punto successivo, quarto punto, punto successivo, quinto punto, punto successivo, sesto punto, punto successivo, settimo punto. Quindi in totale dal marcapunto a qua ho lavorato 7 punti bassi. Adesso cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavoro un aumento, ossia 2 punti bassi nello stesso punto. Una volta lavorato l'aumento ricomincio la sequenza e quindi vado a lavorare 7 punti bassi, quindi punto successivo un punto, punto successivo secondo punto, punto successivo terzo punto, punto successivo quarto punto, punto successivo quinto punto, punto successivo sesto punto, punto successivo settimo punto. Terminati i 7 punti bassi, lavoro un aumento, quindi entro nel punto successivo e lavoro 2 punti bassi nello stesso punto. E semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto del giro, quindi alternando la sequenza 7 punti bassi un aumento, 7 punti bassi un aumento. Noi ci rivediamo alla fine del giro e vi faccio vedere come continuare il tutto. Mi raccomando, a fine giro devo avere un totale di 54 punti bassi. Allora, come potete vedere ho terminato anche questo giro e ho appena lavorato il 54esimo punto che corrisponde ad un aumento. Adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto basso. Poi prendo il marcapunto e segno questo punto. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto basso. Devo lavorare 54 punti bassi. Una volta arrivata qui lavoro un altro giro di punto su punto a punto basso, quindi lavoro sempre 54 punti bassi e poi ci rivediamo alla fine di questi 2 giri. Mi raccomando, dovete sempre avere 54 punti bassi. Allora, come potete vedere ho lavorato questi 2 giri di punto su punto a punto basso, ho un totale di 54 punti bassi. Adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto basso. Poi prendo il marcapunto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio nuovo giro.
Adesso entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un quarto punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un quinto punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un sesto punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un settimo punto basso. Quindi in totale dal marcapunto a qua ho lavorato 7 punti bassi. Adesso cosa faccio? Vado a lavorare una diminuzione. Allora, ogni punto è composto da 2 asoline, una davanti e una dietro. Io vado a lavorare la diminuzione prendendo soltanto le costine davanti a me. Quindi inserisco l'uncinetto in questo modo, devo avere solo 2 asoline sull'uncinetto, poi entro nel punto successivo e prendo sempre solo l'asolina davanti a me. Quindi in totale ho 3 asoline sull'uncinetto. Adesso cosa faccio? Chiudo le prime 2 asoline, mi rimangono 2 asoline sull'uncinetto, chiudo queste ultime 2 asoline ed ecco qua ho lavorato una diminuzione. Adesso cosa faccio? Ricomincio la sequenza, quindi vado a lavorare 7 punti bassi, quindi punto successivo, un punto basso, punto successivo, un secondo punto basso e semplicemente continuo a lavorare così punto su punto fino ad arrivare ad un totale di 7 punti bassi. Una volta lavorati 7 punti bassi, lavoro una diminuzione, proprio come vi ho fatto vedere prima. Quindi entro nella solina davanti a me del punto successivo, entro nella solina davanti a me del punto successivo, in totale 3 asoline sull'uncinetto, chiudo le prime 2 asoline, chiudo le ultime 2 asoline ed ecco qui una riduzione. E adesso semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro alternando questa sequenza, ossia 7 punti bassi e una diminuzione, 7 punti bassi e una diminuzione. Noi ci rivediamo quando ho terminato di lavorare il giro, così vi faccio vedere come continuare. L'ultimo punto da lavorare è una diminuzione ed avrò un totale di 48 punti bassi. Allora, come potete vedere ho terminato anche questo giro, qui ho appena lavorato la diminuzione, ossia il 48esimo punto basso e adesso cosa faccio? Sfilo l'uncinetto ed incomincio a riempire le gambine. Quindi prendo dell'ovatta per imbottitura e la inserisco. Quindi cercate di riempire nello stesso modo tutte e due le gambe in modo tale da farle venire uguali e poi riprendo l'uncinetto e ricomincio la lavorazione. Allora, cosa faccio? Tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto basso. Poi prendo il marcapunto e segno questo punto. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto basso. Devo lavorare 48 punti bassi. Una volta terminato il giro, ripeto questo passaggio per altre 3 volte. Quindi in totale, compreso questo giro, devo lavorare 4 giri di punto su punto a punto basso e devo sempre avere un totale di 48 punti bassi. Noi ci rivediamo alla fine di questi 4 giri. Allora, come potete vedere ho lavorato i 4 giri di punto su punto a punto basso ed ho sempre un totale di 48 punti bassi. Adesso cosa faccio?
tolgo il marcapunto entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto basso. Poi prendo il marcapunto e segno questo punto. Entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un quarto punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un quinto punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un sesto punto basso. Quindi in totale dal marcapunto a qua ho lavorato 6 punti bassi. Adesso cosa faccio? Lavoro una diminuzione, proprio come vi ho spiegato prima. Una volta lavorata la diminuzione ricomincio a lavorare la sequenza, quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto basso, punto successivo e lavoro un secondo punto basso e semplicemente continuo a lavorare punto su punto fino ad arrivare ad un totale di 6 punti bassi. Una volta lavorati i 6 punti bassi lavoro una diminuzione. Quindi anche questo giro è veramente molto semplice in quanto devo ripetere questa sequenza per tutto il resto del giro, ossia 6 punti bassi e una diminuzione, 6 punti bassi e una diminuzione. Noi ci rivediamo qui per vedere come continuare. Mi raccomando, a fine giro devo avere un totale di 42 punti bassi. Allora, come potete vedere ho terminato anche questo giro, qui ho appena lavorato una diminuzione che corrisponde al 42esimo punto e posso iniziare il nuovo giro, quindi tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto basso. Poi prendo il marcapunto e segno questo punto. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare così punto su punto a punto basso tutto il resto del giro. Noi ci rivediamo qui alla fine per vedere come continuare. Devo lavorare sempre 42 punti bassi. Allora, come potete vedere ho terminato anche questo giro di punto su punto, un totale di 42 punti bassi. Adesso tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto basso. Poi prendo il marcapunto e segno questo punto. Entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un quarto punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un quinto punto basso. Quindi in totale dal marcapunto a qua ho lavorato 5 punti bassi. Adesso lavoro una diminuzione, sempre nello stesso modo. Adesso ripeto la sequenza, quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto basso, punto successivo, secondo punto basso, punto successivo, terzo punto basso, punto successivo, quarto punto basso, punto successivo, quinto punto basso, punto successivo, lavoro una diminuzione. Adesso ripeto sempre questa sequenza, quindi lavoro 5 punti bassi, punto successivo, punto basso, punto successivo, punto basso, fino ad arrivare ad un totale di 5 punti bassi.
Una volta lavorati 5 punti bassi, lavoro una diminuzione. Una volta lavorata la diminuzione, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo, carico il filo sull'uncinetto, quindi ho 2 asoline sull'uncinetto e adesso lascio in sospeso il filo rosso e prendo il filo rosa. Lo aggancio in questo modo all'uncinetto e chiudo le 2 asoline con il rosa. In questo modo ho lavorato un punto basso rosso, ma ho agganciato anche il filo rosa. Adesso tiro bene il filo rosa, tiro bene il filo rosso, li metto tutti e due in orizzontale in modo tale da nasconderli, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Poi sistemo sempre bene i due fili, entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto basso, però prima di chiudere le 2 asoline cambio il colore. Quindi ho 2 asoline rosa sull'uncinetto, lascio da parte il filo rosa, riprendo il filo rosso e chiudo le 2 asoline rosa con il rosso. In questo modo ho rieffettuato il cambio colore. Adesso tiro bene i 2 fili rosa e taglio sempre il filo rosa. Adesso metto i 2 fili in orizzontale, li tiro bene così li nascondo e cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavoro una diminuzione, proprio come vi ho spiegato prima. Prima di chiudere le 2 asoline con il rosso metto i 2 fili rosa in questo modo tale da nasconderli. Una volta lavorata la diminuzione, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso. Poi entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto basso, entro nel punto successivo e lavoro un quarto punto basso, entro nel punto successivo e lavoro un quinto punto basso. Quindi da quando ho cambiato il colore ho lavorato una diminuzione 5 punti bassi. Adesso cosa faccio? Lavoro una nuova diminuzione, sempre nello stesso modo. I fili rosa li posso lasciare da parte oppure tagliarli, non mi cambia niente. Adesso cosa faccio? Vado a lavorare un punto basso nel punto successivo. Punto successivo, lavoro un secondo punto basso, punto successivo, lavoro un terzo punto basso, punto successivo, lavoro un quarto punto basso, punto successivo, lavoro un quinto punto basso. Mi rimangono gli ultimi 2 punti da lavorare. Cosa faccio? Vado a lavorare una diminuzione. Alla fine di questo giro avrò un totale di 36 punti bassi. Adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto, entro lì dove avevo il marcapunto e lavoro un punto basso. Poi prendo il marcapunto e segno questo punto.
Entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto basso e semplicemente continuo a lavorare punto su punto a punto basso fino ad arrivare ad un totale di 19 punti bassi. Noi ci rivediamo per vedere come lavorare il 20° punto. Allora, ho lavorato i 19 punti bassi, quindi dal marcapunto a qua ho 19 punti bassi. Adesso vado a lavorare il 20° punto dove effettuerò il cambio colore. Quindi entro, carico il filo sull'uncinetto, 2 asoline sull'uncinetto, lascio in sospeso il filo rosso, riprendo il filo rosa e chiudo le 2 asoline rosse con il rosa in questo modo. Così ho lavorato il 20° punto basso rosso ed ho anche agganciato il filo rosa. Adesso cosa faccio? Tiro bene il rosso, tiro bene il rosa, metto i 2 fili in orizzontale in modo tale da nasconderli nella lavorazione, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Poi entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un quarto punto basso, ma prima di chiudere le 2 asoline rosa effettuo il cambio colore, proprio come vi ho fatto vedere prima. Una volta chiuse le 2 asoline rosa con il rosso, tiro bene il filo rosa e taglio il filo. Poi metto in orizzontale 2 fili in modo tale da nasconderli, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Punto successivo, lavoro un secondo punto basso e semplicemente continuo a lavorare punto su punto a punto basso tutto il resto del giro. In totale devo lavorare 12 punti bassi e alla fine di questo giro dovrò avere un totale di 36 punti bassi. Noi ci rivediamo qui, così vi faccio vedere come continuare la lavorazione del corpicino. Allora, come potete vedere ho lavorato i 12 punti bassi e sono arrivata alla fine del giro ed ho un totale di 36 punti bassi. Adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto basso. Poi prendo il marcapunto e segno questo punto. Entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un quarto punto basso. Quindi in totale dal marcapunto a qua ho lavorato 4 punti bassi. Adesso lavoro una diminuzione, sempre nello stesso modo. Adesso ripeto questa stessa identica sequenza, quindi lavoro 4 punti bassi, una volta lavorati i 4 punti bassi lavoro una diminuzione. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso, entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso, adesso lavoro una diminuzione. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso, adesso lavoro una diminuzione. Chiudo
2 asoline, mi rimangono 2 asoline sull'uncinetto e prima di chiudere queste 2 asoline effettuo un cambio colore, proprio come vi ho fatto vedere anche prima. Quindi una volta agganciato il rosa, tiro bene sia il filo rosso che il filo rosa, li metto in orizzontale e cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Metto sempre i 2 fili in orizzontale per nasconderli, entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un quarto punto basso, ma prima di chiudere il punto effettuo un cambio colore. Una volta agganciato il rosso, tiro bene il rosa e taglio il filo. Adesso metto i 2 fili in orizzontale, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Punto successivo, lavoro un secondo punto basso. Punto successivo, lavoro un terzo punto basso. Punto successivo, lavoro un quarto punto basso. Quindi da quando ho effettuato il cambio colore ho lavorato 4 punti bassi, adesso lavoro una diminuzione, sempre nello stesso modo. Adesso ripeto un'altra volta questa sequenza, quindi lavoro 4 punti bassi, e una volta lavorati 4 punti bassi mi rimangono gli ultimi 2 punti da lavorare e lavoro una diminuzione. Questo giro è terminato ed ho un totale di 30 punti bassi. E questo è il risultato. Allora, adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto basso. Prendo il marcapunto e segno questo punto. Entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto basso e semplicemente continuo a lavorare punto su punto a punto basso fino ad arrivare ad un totale di 15 punti bassi. Noi ci rivediamo per lavorare il 16° punto basso. Allora, come potete vedere ho lavorato i 15 punti bassi proprio come ho detto. Quindi una volta caricato il filo ho 2 asoline rosse sull'uncinetto, prendo il rosa ed effettuo un cambio colore. Una volta chiuse le 2 asoline con il rosa, tiro bene il filo rosa, tiro bene il filo rosso, li metto in orizzontale in modo tale da poterli nascondere durante la lavorazione. E cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un quarto punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un quinto punto basso, però prima di chiudere il punto effettuo il cambio colore. Quindi quando mi rimangono le 2 asoline rosa sull'uncinetto,
prendo il filo rosso e lo chiudo con il rosso. Adesso tiro bene il rosa, taglio il filo, metto in orizzontale 2 fili in modo tale da poterli nascondere, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Punto successivo, lavoro un secondo punto basso. E semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della riga punto su punto a punto basso. Devo lavorare un totale di 9 punti bassi. Ok, una volta lavorato il nono punto basso, ho terminato il giro da un totale di 30 punti bassi. Adesso cosa faccio? Taglio questo filo rosa in eccesso, poi tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto bassissimo, catenella e taglio il filo. Non ne lascio tanto perché per cucire la testa al corpo utilizzerò il filo che ho lasciato da parte nella testa. Quindi adesso inserisco questo filo rosso all'interno del corpicino e con l'imbottitura lo vado a riempire. Mi raccomando, cercate sempre di mettere la stessa quantità di imbottitura da entrambe le parti. Allora, una volta riempito il corpicino, lo lasciamo da parte e vi spiego come realizzare la coda. Prendo il filato bianco e realizzo un cerchio magico. Adesso all'interno di questo cerchio magico vado a lavorare 6 punti bassi. Il primo punto lo segno sempre con un marcapunto. Una volta lavorati i 6 punti bassi, chiudo il cerchio magico, metto il filo in orizzontale in modo tale da nasconderlo, tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto basso. Poi prendo il marcapunto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio nuovo giro e rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto basso. In questo modo ho lavorato un aumento. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Entro nel punto successivo e lavoro un aumento e semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto del giro, quindi per ogni punto sottostante lavoro un aumento. Quindi se ad inizio giro ho un totale di 6 punti bassi, alla fine di questo giro dovrò avere un totale di 12 punti bassi. Allora adesso ho lavorato il 12° punto, tolgo il marcapunto, entro qui e lavoro un punto basso, poi prendo il marcapunto e segno questo punto. Adesso cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso.
entro nel punto successivo e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare punto su punto a punto basso tutto il resto del giro. Devo sempre lavorare 12 punti bassi. Una volta terminato questo giro vado a lavorare altri 3 giri sempre punto su punto a punto basso, quindi in totale devo lavorare 4 giri di punto su punto a punto basso. Allora, come potete vedere, ho lavorato i miei 4 giri di punto su punto a punto basso e ho sempre un totale di 12 punti bassi. Adesso cosa faccio? Vado a riempire leggermente la coda, mi aiuto con delle forbici per infilare bene l'ovatta. E cosa faccio? Tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto basso. Poi prendo il marcapunto e segno questo punto. Adesso vado a lavorare una diminuzione, sempre come vi ho spiegato durante la lavorazione del corpo. Una volta lavorata la diminuzione, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Punto successivo, lavoro una diminuzione. E semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro alternando un punto basso ed una diminuzione. Se nel giro precedente avevo un totale di 12 punti bassi, alla fine di questo giro dovrò avere un totale di 8 punti bassi. Allora, ho lavorato l'ultima diminuzione, adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto bassissimo. Adesso catenella e taglio il filo, le lascio un pochino in quanto mi servirà per cucire la coda al corpicino. Quindi sfilo l'uncinetto, tiro bene il filo ed ecco qui il risultato. Allora adesso prendo il corpicino, la parte rosa è la parte davanti, quindi andrò a cucire la coda nella parte dietro, ossia nella parte tutta rossa. Quindi cosa faccio? Vado ad inserire l'ago nel filo appena tagliato e partendo dal centro le gambine, qui conto 1, 2, 3, 4 e nella quarta fila vado a cucire la coda. Quindi cosa faccio? Inserisco l'ago in questo modo e tiro il filo. Poi entro nel corrispondente punto della coda e tiro il filo. E semplicemente vado a cucire la coda proprio come ho cucito tutte le altre parti del pupazzo, ossia una volta entro nel corpo e faccio passare il filo e una volta entro nel corrispondente punto della coda e faccio passare il filo. Quindi entro nel punto successivo, faccio passare il filo, entro nel corrispondente punto della coda e faccio passare il filo. E continuo così per tutto il resto della coda. Mi raccomando, non saltate alcun punto.
Ok, una volta assicurata bene la coda, cosa faccio? Entro nella diciamo cucitura iniziale, tiro il filo, lo faccio passare attraverso il corpo, faccio un piccolo nodino, faccio passare l'ago attraverso la gambina, ossia nella parte bianca, e poi semplicemente taglio il filo in eccesso. In questo modo ho nascosto il nodino ed ho anche assicurato la cucitura. Allora adesso vado a cucire la testa al corpo. La tecnica per cucirla è sempre la stessa, quindi posiziono la testa in modo tale da avere il centro della testa in corrispondenza del corpo, insomma lascio più o meno lo stesso spazio sia da una parte che dall'altra. E cosa faccio? Inserisco l'ago lì nel filo bianco lasciato attaccato alla testa e semplicemente entro nel corpo, nel punto del corpo, faccio passare l'ago e poi mi aggancio alla testa e faccio passare l'ago con il filo e tiro bene. Poi entro nel punto successivo, rientro nella testa e faccio passare il filo. Così. Poi entro nel punto successivo, passo attraverso la testa e faccio passare il filo e semplicemente continuo a cucire così punto su punto, prendendo una volta il corpo, una volta la testa, tutto il resto del lavoro. Allora, io adesso continuo a cucire così tutto il resto della testa, noi ci rivediamo proprio qui nel punto iniziale, così vi faccio vedere come decorare e rendere più pulita la cucitura. Allora, come potete vedere sono tornata al punto iniziale. Adesso cosa faccio? Proprio come ho fatto per gli occhi, semplicemente entro attraverso le varie cuciture che ho fatto e faccio passare il filo in questo modo. Così vado a rifinire il lavoro e diciamo anche la cucitura ha un aspetto più omogeneo, più carino da vedere. Poi ripeto sempre, se voi avete un vostro metodo di cucitura con cui vi trovate meglio, potete sempre cucirle in questo modo. Allora, una volta ripassata tutta la cucitura, do un nodino, faccio passare l'ago attraverso la testa, in questo modo, e semplicemente taglio il filo in eccesso. Allora, adesso vi spiego come realizzare le braccia. Quindi cosa faccio? Prendo il filato bianco e realizzo un cerchio magico. Una volta realizzato il cerchio magico, vado a lavorare al suo interno 5 punti bassi. Mi raccomando, il primo punto ricordatevi sempre di segnarlo.
Una volta lavorati i 5 punti bassi, chiudo il cerchio magico, metto il filo in orizzontale in modo tale da nasconderlo, tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e cosa faccio? Lavoro un punto basso. Poi prendo un marcapunto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il nuovo giro. Rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto basso. In questo modo ho lavorato un aumento. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un nuovo aumento. E semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro lavorando per ogni punto sottostante un aumento. Quindi se a inizio giro avevo un totale di 5 punti bassi, alla fine di questo giro dovrò avere un totale di 10 punti bassi. Allora, una volta lavorati i 10 punti bassi, tolgo il marcapunto ed inizio un nuovo giro. Quindi entro qui e lavoro un punto basso, poi prendo il marcapunto e segno questo punto. Entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto basso. E semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto basso. Devo lavorare sempre un totale di 10 punti bassi. Mi raccomando, se il lavoro tende a diciamo chiudersi in modo tale da avere la dritta del lavoro che spinge in dentro, mi raccomando tiratela fuori. Ok, una volta lavorati i 10 punti bassi, sistemo bene il tutto, tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto basso. Adesso prendo il marcapunto e segno questo punto. Nel punto successivo adesso vado a lavorare il dito, quindi carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto non chiuso, quindi chiudo soltanto le prime 2 asoline. Mi devono rimanere 2 soline sull'uncinetto, poi carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto non chiuso. Carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto e lavoro un terzo punto alto non chiuso. Carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto e lavoro un quarto punto alto non chiuso. In totale mi rimangono 5 asoline sull'uncinetto. Adesso carico il filo sull'uncinetto e chiudo queste 5 asoline. E questo è il risultato. Poi spingo chiamiamola nocciolina verso l'esterno e cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare punto su punto a punto basso fino ad ottenere un totale di 8 punti bassi. Come potete vedere già si incomincia a notare la forma del dito. Anche se ho lavorato il dito che è composto da 4 punti alti non chiusi e poi chiusi insieme, ho sempre un totale di 10 punti bassi.
Ok, anche questo giro è terminato. Come vi ho detto ho un totale di 10 punti bassi. Adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto basso. Poi prendo il marcapunto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio nuovo giro. Entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto basso. Devo sempre lavorare 10 punti bassi. Vedete, questo è il dito. Poi, una volta terminato questo giro di 10 punti bassi, ne lavoro un altro, sempre di 10 punti bassi. Noi ci rivediamo quando ho terminato il secondo giro esattamente al nono punto, così vi faccio vedere come effettuare il cambio colore. Allora, come potete vedere, ho lavorato i due giri di 10 punti bassi e ho appena lavorato il nono punto basso. Adesso cosa faccio? Vado a lavorare il decimo punto. Quindi entro nel punto successivo, carico il filo sull'uncinetto, rimangono due asoline. Adesso lascio il bianco in sospeso, prendo il colore rosa ed effettuo il cambio colore. Quindi mi aggancio in questo modo con l'uncinetto e chiudo le due asoline bianche con il rosa. Poi tiro il filo bianco, tiro il filo rosa e taglio il filo bianco. In questo modo ho cambiato colore, ma ho lavorato il decimo punto sempre con il bianco. Adesso tolgo il marcapunto, entro qui dove c'era il marcapunto, metto i due fili in orizzontali per nasconderli e lavoro un punto basso. Poi tiro bene i due fili, prendo il marcapunto e segno questo punto per ricordarmi che qui è iniziato un nuovo giro. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Punto successivo, punto basso. E semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto basso. Devo sempre lavorare 10 punti bassi. Una volta terminato questo giro, ripeto questo stesso passaggio per altre 5 volte, quindi in totale, compreso questo giro, devo lavorare 6 giri di punto su punto a punto basso. Allora, come potete vedere, ho appena terminato di lavorare i miei 6 giri di punto su punto a punto basso, ho sempre un totale di 10 punti bassi. Adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto, entro qui dove c'era il marcapunto e lavoro un punto bassissimo. Poi catenella e taglio il filo, ne lascio un pochino in quanto mi serve per cucire poi il braccio. Adesso sfilo l'uncinetto, tiro il filo ed ecco qui il risultato. Vedete, qui c'è il dito e questo è il braccino. Poi nello stesso identico modo andrò a realizzare anche l'altro braccio, quindi non ve lo faccio vedere. Adesso prendo un pochino di imbottitura e con l'aiuto della forbice vado ad imbottire leggermente il braccio. Ok, poi con l'aiuto dell'uncinetto mi aiuto e spingo bene l'ovatta all'interno del braccio. Una volta imbottito il braccio, non mi resta altro che cucirlo al corpo. Allora, inserisco l'ago qui dove ho lasciato il filo in sospeso, poi prendo il pupazzo e
posiziono il braccio in modo tale da avere il dito verso l'esterno, in questo modo. Una volta posizionato il braccio inizio a cucire e lo cucio proprio come ho fatto con il resto dei pezzi. Quindi una volta entro sul corpo e una volta entro sul braccio e tiro il filo. Mi raccomando, tenete fermo il braccio, altrimenti poi non viene bene la cucitura e vi tocca rifarla. Nello stesso modo andrà cucito anche l'altro braccio, mi raccomando sempre il dito verso l'esterno. Io l'ho già cucito e una volta cucito questo braccio vi faccio vedere il risultato. Ok, una volta assicurato il braccio, do qualche altro puntino anche per rifinire bene la cucitura. Adesso blocco il tutto con un nodino. Poi faccio passare l'ago in questo modo e taglio il filo in eccesso. Adesso ho cucito tutti i pezzi e il pupazzo è pronto. Controllo di aver nascosto bene tutti i fili, tutti i vari nodini. E questo è il risultato. Allora, la spiegazione è terminata e questo è il risultato. Il vestitino potete anche non realizzarlo rosso e realizzarlo blu e sostituire il rosa con il giallo, questo dipende dal vostro gusto. Inoltre, se volete realizzare un pupazzo di dimensioni più grandi, vi basterà cambiare il cotone e utilizzarne uno più grande oppure un altro materiale.
Allora, io adesso vi saluto e mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, se vi è piaciuto il progetto lasciate un like e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Inoltre potete mandarmi le foto dei vostri progetti attraverso i miei canali social di cui vi lascio i link in descrizione. Noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo progetto che ha come protagonista questo pupazzo e i cuoricini che ho già pubblicato in precedenza sempre sul mio canale. Ciao ciao!